Buongiorno a tutti e ben trovati sul canale di Alfred73 dedicato al fai da te. Oggi voglio condividere con voi la installazione di un appendiabiti su una parete in cartongesso, quindi un po' difficoltosa questo fissaggio, ma senza l'utilizzo degli appositi tasselli per cartongesso, perché di solito per il cartongesso si utilizzano proprio questi tasselli ad espansione con questa forma. Ecco, io non ho questi tasselli, non li voglio comunque utilizzare e voglio andare a fissare il mio appendiabiti direttamente sui montanti in acciaio posti dietro la mia parete in cartongesso. Questi montanti di solito vengono montati a 40-60 cm l'uno dall'altro a piombo e su questi andrò a fissare il mio appendiabiti con delle viti autofilettanti. Se vi piacciono i miei video non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto e mettere like per supportarmi, grazie. Oltre al nostro appendiabiti retrattile, nel mio caso molto comodo da installare e anche da utilizzare e anche a un prezzo molto abbordabile, troverete il link in descrizione, occorre una calamita al neodimio. Sì, una calamita al neodimio è una calamita molto potente che ci consentirà di individuare le viti che fissano le pareti di cartongesso sui montanti e di conseguenza i relativi montanti. Questa è la mia parete, sotto quella vetrata voglio installare questo appendiabiti retrattile, ma voglio installarlo direttamente sulla struttura in acciaio posta dietro i pannelli in cartongesso. Esattamente con un fissaggio a vite posto nella parte alta dell'appendiabiti, uno a destra e l'altro a sinistra, devo soltanto individuare la posizione dei due montanti in cartongesso. Posso ipotizzare che siano in corrispondenza di questo telaio, di questa finestra. In assenza della vetrata, come facciamo ad individuare i montanti di una parete in cartongesso nascosti? Vi svelo il trucco della cosiddetta calamita. Questa è una calamita al neodimio molto potente, reperibile in qualsiasi negozio di cineseria a poco prezzo. Il trucco consiste nell'attaccare la calamita ad un pezzo di scotch trasparente, ad una striscia di scotch trasparente come questa, e una volta ottenuto questo nastro di calamita, diciamo così, lo andiamo a porre sul muro, sulla parete in cartongesso per scansionare, passatemi il termine, la parete alla ricerca delle viti che bloccano i fogli di cartongesso sui relativi montanti. A un certo punto, quando troveremo il montante, la nostra calamita rimarrà attaccata alla vite che blocca la parete di cartongesso sul montante. Sicuramente in questa posizione sarà presente il montante in ferro che ci interessa. Riportiamo con il livello a bolla la parte verticale superiore in corrispondenza del piano orizzontale sul quale vogliamo fissare il nostro appendiabiti, e una volta anche fissato ovviamente il piano orizzontale ripetiamo la stessa procedura della calamita per l'altro lato e riportiamo lo stesso piano in alto. Fatta questa operazione siamo pronti per effettuare i relativi fori. Ci procuriamo una punta da 2-3 mm che ci consentirà di forare la lamiera presente dietro la parete, la lamiera del montante, per agevolare l'ingresso della vite autofilettante che bloccherà il nostro appendiabile. Con una gomma per matita andiamo a rimuovere tutti i segni della matita dalla nostra parete e passiamo ad effettuare i fori sull'appendiabiti vero e proprio. Anzitutto vado a rimuovere i due gancetti originari che riciclerò per qualche quadro in casa. Vado ad effettuare a questo punto due fori nella parte alta dell'appendiabiti, segnando
un foro nella parte alta a destra, nella parte che tocca il muro, e un altro a sinistra. Inserisco un pezzo di legno sotto per evitare che il legno si rovini e mi procuro una punta svasatrice con cui effettuerò un foro svasato per ospitare la futura vite autofilettante. E mentre io faccio questi fori, non vi dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale, mi raccomando, se volete vedere altri video interessanti come questo. Grazie. A questo punto mi procuro le mie due viti autofilettanti e vado ad effettuare il montaggio finale. Fisso prima il lato sinistro, assicurandomi che la vite entri perfettamente nel foro. Allargando o accorciando l'appendiabiti, vado a centrare l'altro foro sulla parte destra e a fissare quest'ultima vite sul mio appendiabiti. E a questo punto il gioco è fatto. Bene amici, con questo metodo abbiamo installato un ottimo appendiabiti economico su una parete in cartongesso senza i relativi tasselli e senza conoscere nemmeno la posizione dei relativi montanti. Io ovviamente vi invito a mettere like e iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video. Con questo trucco della calamita che vi ho svelato oggi potrete appendere qualsiasi altro oggetto alle vostre pareti in cartongesso andando a trovare, a scovare i relativi montanti. Grazie e alla prossima volta.